Cari amici del canale, sono ancora qui in compagnia di Andrea della FGS, che saluto sempre caldamente. Ciao Gianni. È sempre disposto a ricevermi. E qual è lo scopo, ragazzi? Avete visto che qui non è un'azienda o un canale che vi fa vedere quanto è bello, questo e quello, ma non spiega niente. Se vogliamo andare in direzione della mission, dobbiamo spiegare i dettagli. Oggi siamo qui per spiegare un dettaglio molto importante per tutti voi che avete comprato le batterie della Mani. Come le colleghiamo a un impianto Victron? Ci sono cavi particolari, ci sono configurazioni particolari. Andrea, correggimi se sbaglio, anche oggi tanti dettagli per andare in questa direzione. Esatto Gianni, allora questa grandiosa collaborazione, perché devo dire che da quando abbiamo cominciato ad utilizzare le batterie Mani che tu proponi sul tuo canale siamo molto contenti perché hanno funzionalità interessanti, affidabilità. Devo dire che anche quando le installiamo ci siamo trovati molto bene, la compatibilità è ampissima. Ma il bello proprio della batteria litio è quella che quando hai un sistema fatto correttamente, costruito correttamente, vai a risolvere tutta una serie di problematiche dei sistemi di accumulo che una volta con una batteria al piombo erano complicati da gestire. E aggiungo che chi compra batterie di grado B, e ce n'è tanti che le vendono, o arrivate dalla Cina, dai vari siti internazionali, che poi non hanno quell'affidabilità, quella qualità, sicuramente ci si trova male. E tu hai testato in passato anche qualcheduno di questi. Sì, una batteria fatta con un BMS come si deve, che condivide le informazioni a tutto il sistema, è la cosa più bella e più comoda, e questo è ciò che ritengo veramente importante. Per mettere però in comunicazione la batteria Mani con il sistema Victron, perché per l'appunto noi, come sai bene, vendiamo Victron, proponiamo i prodotti degli inverter regolatori del marchio Victron, per poter comunicare correttamente con le nostre apparecchiature abbiamo bisogno di un cavetto particolare, di alcune configurazioni specifiche da impostare per far funzionare tutto al meglio, sia sugli inverter che sui regolatori che sul cerbo, che come sai è il cervello di tutto il sistema. E adesso ti faccio vedere. Perfetto, Andrea, è stato chiarissimo, e questo è proprio il segreto di questo canale: chiarezza per insegnare a chiunque a produrre la propria corrente, e per poter far ciò ci devono essere tanti dettagli. Qui non è un catalogo, ma qui si spiega come fare. Buona visione, ragazzi. E partiamo, ragazzi, in quarta. Andrea ci farà vedere proprio come si connette una batteria della Mani con l'impianto Victron attraverso i cavi e le configurazioni ideali. Come sapete, su questo canale sempre tanti dettagli. E Andrea, c'è qualcosa che vuoi aggiungere così come inizio? Ma guarda Gianni, abbiamo avuto un ottimo riscontro, per cui ti ringrazio di tutto quello che si sta facendo sul canale. Gli utenti sono molto interessati, ci stanno richiedendo a gran voce di approfondire tutti gli aspetti molto interessanti che si possono realizzare con Victron. Eccoci qua, in questa playlist, uno per uno andiamo ad approfondire i vari dettagli che meritano effettivamente dei video specifici per far vedere tutte le specifiche configurazioni che possiamo andare a fare, per far andare sempre tutto al meglio. Benissimo, ed è quello che stiamo facendo, ragazzi. Approfitto su queste parole di dire: c'è la playlist specifica che riguarda proprio tutto l'impianto, il mondo Victron, dove progressivamente abbiamo iniziato con i primi video descrittivi generali, adesso stiamo toccando lo shunt, l'ultimo video, adesso oggi guarderemo la configurazione delle batterie delle Mani, e andiamo avanti così proprio per gli amanti del mondo Victron. Lo sapete che questo canale è energia fai da te a 360 gradi, c'è l'idroelettrico, l'eolico e quant'altro, tante sorprese in futuro. Quindi divento cameraman e ti seguo con tutte queste descrizioni. Il video sarà breve ma significativo, prego. Vai, regola bene lo zoom e non perderti i dettagli. Andiamo avanti, buona visione, ragazzi. Vai Gianni, seguimi che ti faccio vedere i componenti che andiamo ad utilizzare oggi per questo test. Allora, qui abbiamo un blocco batteria da 15 kWh della Mani, tra l'altro è il nuovo modello, quello del sistema all-in-one, che conosci benissimo, li hai a casa tua, quindi non vengo a insegnarti niente. Li ho già visti, sì. È un blocco da 15 kWh, 16 celle in serie da 300 A con il BMS integrato. Questo blocco è moltiplicabile, uno può impilare più blocchi. Oggi facciamo il test con solo un elemento, collegato ad uno dei nostri sistemi premontati con gli inverter Victron, dove andiamo a fornire un quadro precablato con interruttori, fusibili, protezioni e le nostre componenti Victron. Abbiamo in questo caso un sistema trifase con 3 inverter da 3000, il sistema di controllo Cerbo e tutta l'accessoristica.
Ogni mese qua arrivano richieste diverse, questo ad esempio deve andare in Burundi, pensa un po' ad alimentare una piccola fattoria dove hanno necessità di un trifase per alimentare i motori delle mungitrici, che spesso e volentieri per l'appunto, anche se di piccola potenza, hanno necessità di un trifase. Ti faccio vedere adesso cosa bisogna fare. Ok Gianni, diamo per scontato che siano già collegati positivi e negativi tutte le connessioni elettriche fatte correttamente, non è oggi lo scopo di questo video. Certo. La prima operazione da fare ovviamente è di accendere l'interruttore del blocco batteria e il pulsantino del BMS. Ti faccio giusto notare appunto le connessioni dei cavi collegati in questo caso, è una situazione di test per cui non abbiamo ponti o cose particolarmente evidenti da spiegare. La cosa però molto importante da vedere qui è che stiamo già andando ad utilizzare come collegamento un cavo di comunicazione, oltre i due cavi di alimentazione dei 48 volt, si va ad utilizzare invece un cavo di comunicazione per il CAN della batteria. Ecco, questo è specifico Victron, quindi bisogna usare il CAN tipo A. Assolutamente, noi forniamo questo cavetto dove non occorre quindi pinzarlo, e anche perché si va a rischio poi spesso di crimpare i cavi di comunicazione in modo errato. Questo cavo arriva già pronto e va a collegarsi tra il BMS della batteria Manni e il nostro sistema Cerbo. Questo cavo ha due lati, da un lato c'è proprio scritto la targhetta battery e da un lato c'è scritto Victron CAN, quindi bisogna anche collegarlo dal lato corretto. Perfetto. Dal lato del Cerbo il cavo dovrà avere la targhetta con scritto Victron VE CAN, mentre sul lato batteria il cavo dovrà essere collegato nella 485 CAN della Manni dove c'è scritto battery. Una volta che la batteria è alimentata, il nostro sistema con il Cerbo e il display si è acceso. In questo momento però non sta ancora comunicando la batteria. Il Cerbo, come sai, è un apparecchio, è un piccolo computer fondamentalmente con tantissime connessioni. Cervello Victron. Il cervello Victron, abbiamo l'alimentazione, abbiamo tutti gli inverter già collegati, abbiamo appunto la batteria. Stiamo parlando appunto di un protocollo CAN. Nel sistema Victron io posso collegare tantissime apparecchiature di tipo CAN, non soltanto delle batterie. Gli inverter stessi possono comunicare con la CAN, i regolatori di carica Victron possono andare con un protocollo CAN, o addirittura posso integrare altre apparecchiature che sono di tipo completamente diverso. Ad esempio posso integrare queste informazioni su un sistema di un'imbarcazione che usa il CAN per far vedere a display tutte le informazioni. Una volta che la batteria è accesa e il Cerbo è acceso, però devono comunicare. Dobbiamo andare assolutamente a configurare quello che è il protocollo di comunicazione CAN. Questo, se abbiamo a disposizione il display Victron, lo facciamo partendo dalla prima pagina dove abbiamo l'elenco dei dispositivi collegati, e in questo momento non vediamo nulla fuorché lo shunt, perché è l'unica cosa in questo momento collegata. Dovremmo vedere anche la batteria Manni, non la vediamo appunto perché non è ancora stata configurato il protocollo. Questa impostazione la troviamo su impostazioni, quindi entriamo in impostazioni, bisogna scorrere fino alla voce dei servizi, quindi servizi, perfetto. Nel nostro Cerbo abbiamo 4 porte CAN, quindi 2 denominate BMS CAN e 2 denominate VE, che significa Victron Energy CAN. Tra l'altro nelle ultime settimane è uscito il nuovo modello del Cerbo che è l'MK2, fondamentalmente sì. È identico a quello fornito nelle scorse settimane, con l'unico miglioramento che la porta BMS CAN è stata fatta isolata galvanicamente. Per la batteria, per l'appunto, di solito ci si collega nelle 2 porte di sinistra, quelle della BMS CAN. Se puoi vedere anche proprio dove abbiamo a livello del Cerbo, sono quelle di sinistra, dove nella parte inferiore abbiamo VE CAN 2, oppure nei modelli numero 1 c'è proprio scritto BMS CAN, quindi BMS CAN o VE CAN 2, suggerisco di collegare lì il nostro cavo batteria. Torniamo alla nostra pagina dei servizi, dicevamo appunto se abbiamo collegato la batteria sulle porte BMS, dobbiamo impostare la velocità di comunicazione, profilo CAN bus, ecco qua, non è il 250 kilobits al secondo, che è quello di default, 500. Per l'appunto ho sbagliato a cliccare, per l'appunto andiamo a selezionare, clicchiamo,
e selezioniamo qual è il protocollo che ci interessa. Come tu mi hai appena detto, è un CAN bus a 500 kbps. Noi lo selezioniamo. A questo punto torniamo indietro nell'elenco iniziale dei dispositivi. Ecco che magicamente è comparso nell'elenco Victron un altro componente, che in questo caso viene visto come LG Resu Battery. Ora, per quale motivo viene scritta questa cosa? Ma perché Victron probabilmente condivide questo tipo di protocollo open source a livello dei BMS, vedendolo come fosse una batteria LG, ma io comunque posso entrare in questo momento e rinominare come voglio la batteria. Quindi, assolutamente sì. Io consiglio qua di rinominarla proprio Mani. Assolutamente, giusto per non far confusione, non si tratta di una batteria LG, ma questa è la prima voce che il Cerbo rende disponibile. Io poi posso entrare e rinominarla come voglio. Andiamo a rinominare la nostra batteria, bisogna entrare nella sua pagina, quindi nella voce dispositivo. In dispositivo andiamo a cliccare su nome e qui impostiamo, anziché quello che esce di default, con il vero nome della nostra batteria, quindi MAN. Ecco Gianni che abbiamo cambiato il nome. È un piccolo dettaglio, ma quando almeno andiamo a comunicare fra di noi ci intendiamo, allora sappiamo che stiamo parlando di questo nuovo componente integrato nel sistema. Torniamo indietro, troviamo per l'appunto nell'elenco dei componenti come prima voce quella che è la nostra batteria Manni. Come vedi, ovviamente vediamo la lettura tramite il protocollo CAN di quella che è la percentuale, di quella che è la tensione letta dal sistema. Ora, importantissima, la nuova configurazione che adesso andiamo ad impostare dentro il Cerbo, ed è una configurazione veramente importante nei sistemi Victron che lavorano con le batterie al litio, è quella che si chiama l'impostazione di tensione e corrente distribuita. Da dove si va a fare? Andiamo in impostazioni, troviamo questa voce DVCC, che significa appunto Distributed Voltage and Control Current, quindi in italiano diciamola tensione distribuita e controllo di corrente. Questo va a creare una sintonia tra gli elementi. Esatto, già dal nome di questo parametro capiamo di cosa stiamo andando a parlare. Ovviamente il sistema Victron dice di prestare attenzione, che bisogna andare a leggere i manuali per capire cosa si sta facendo. Io vado ad abilitarlo e ti spiego cosa succede. La voce Distributed Voltage and Control Current va a condividere le informazioni di tensione e di corrente fra tutti i componenti del nostro sistema Victron, che quindi possono essere uno o più inverter o uno o più regolatori. Siccome ognuno di queste apparecchiature normalmente è in grado di leggere la tensione delle batterie, normalmente se io non imposto questo parametro può succedere che imposto una tensione di carica a un regolatore, imposto una tensione di carica o di scarica ad un inverter e ognuno cerca di spingere questa tensione che ho impostato. Però nel momento in cui un regolatore magari è un po' più lontano dalle batterie perché ha un ramo di cavi più lungo, oppure degli inverter sono sotto carico, anche se ognuno di loro va a leggere la tensione nel medesimo istante, può anche essere che io vado a leggere delle tensioni diverse. Magari l'inverter legge un mezzo volt di meno, il regolatore che sta spingendo col fotovoltaico legge mezzo volt di più, e questo per una batteria litio non è una bella cosa, perché siccome è sicuramente più delicata la batteria litio a livello di tensioni impostabili, è importante che abilitando la tensione distribuita sia solo una la lettura delle tensioni, che quindi viene decisa dal sistema Victron, ed è quella che vale per tutti. Quindi una sola tensione letta è ciò che sarà quella che mi comanda poi i cicli di carica e scarica sulle batterie. Questo ovviamente stiamo parlando di tensioni in questo caso, sì, perché sono sempre contemplate. Chiaramente lo stesso discorso vale anche per le percentuali di scarica, quello poi dipende dalle strategie che andiamo a configurare. Questo stavo dicendo risponde un po' a tante domande che mi fanno sul canale: come mai rilevo una tensione diversa sul regolatore di carica, sulla batteria, sull'inverter, proprio le cadute di tensione come tu hai menzionato, cavi, dimensionamenti, gli staccabatterie, tutte queste perdite, ma anche gli stessi voltometri che hanno delle tensioni diverse, in termini anche di qualità del voltometro. I volmetri interni alle apparecchiature, ognuno va a leggere una tensione per la sua stessa tolleranza, anche i cavi potessero essere perfetti, con le sezioni corrette, non c'è alcuna perdita di carico sotto tensione, certo, ma per forza di cose se comincio
comincio ad avere 8 apparecchiature, qualche virgola di differenza sulle letture le vado ad avere. Quindi in un sistema litio abilitiamo questo parametro di modo che la tensione sia una calcolata per tutto il sistema e condiviso. Certo, questo è quello che cerco sempre di dire sul canale, anche nella cosiddetta sintonia degli elementi. Quando abbiamo anche la tensione letta dalla batteria e uniformata su tutto l'impianto, abbiamo una gestione completamente migliore e ottimale di tutto il sistema. Quindi chi è che dà questa informazione principale? Se abbiamo correttamente collegato la batteria e sta comunicando, vedrai che la troveremo elencata. Quindi mi dice sensore utilizzato, sai che prima la vedevamo come batteria LG, ecco qua che vedi che lui va ad utilizzare le tensioni, le correnti che mi leggerà dal BMS della nostra batteria. Un'altra cosa importante, ed è anche interessante poter decidere queste cose, è che la batteria ha un suo BMS, che quindi va a regolarmi quelle che sono le correnti, ma io posso voler decidere di forzare, questa già è una configurazione avanzata, dei limiti di corrente, di carica, quindi posso decidere di limitare abilitandolo quello che è la corrente di carica massima di tutto il sistema, quindi corrente di carica se io comincio ad avere per l'appunto più apparecchiature, come ti dicevo, è difficile che io possa controllare su 3 regolatori come faccio a non superare magari quei 50 A, 100 A del BMS, proprio perché ogni apparecchiatura se non comunicando fra loro non può sapere qual è il totale. Invece con un Cerbo che raccoglie tutte le informazioni, lui fa questa somma e posso dirgli no, guarda, io ho 3 regolatori, 4 regolatori, 3 inverter, sappi che il totale di carica non deve superarmi 50 A, 100 A. Ora io in questo caso lo lascio disabilitato, questa è un'informazione che abbiamo spiegato, ma la cosa molto buona è che con le batterie Manni, una volta che io collego e so che la comunicazione è attiva, una volta che abilito questo parametro di VCC, praticamente non devo preoccuparmi di altro. Allora Andrea, su quest'ultima affermazione molto interessante, cioè la limitazione degli ampere, vogliamo anche per gli amici del canale fare qualche esempio pratico di quando limitare gli ampere su una batteria? Ma guarda Gianni, ad esempio questa situazione può essere necessaria quando su un sistema dimensionato mettiamo un 15 kW di pannelli, vado a collegare solamente una batteria da 15 kW, devo avere dei rapporti abbastanza proporzionati. Tu sai che una batteria, un blocco 15 kW Manni ha un BMS che ha una limitazione di corrente, ma se io vado a mettere ad esempio un campo fotovoltaico, grosso modo dicevo prima da 15 kW, questo mi significa anche 300 A di carica possibile, ma se il mio BMS di una sola batteria, perché per necessità in quel momento ho solo una batteria montata, è il caso che io vada a regolare il sistema Victron per dirgli guarda, io ho 3 regolatori, 4 regolatori che possono arrivare anche a 300-400 A, ma devo frenare la somma di tutti questi a un massimo di... Vogliamo aggiungere anche una cosa interessante, che magari installiamo 15 kW di pannelli, che su una batteria è una carica da 1C che è tantissima, sì, ma sono comodi invece l'alba, il tramonto, l'inverno, certo, quando ho meno potenza erogabile, con tanti pannelli ho più potenza, ma sempre limitata al massimo di una batteria. Vado ad ottimizzare insomma una situazione di scarsa insolazione. Poi ovviamente poi d'estate magari invece mi trovo nella situazione che devo gestire dei picchi, io li vado a limitare e posso gestire anche questa situazione. Perfetto. Quindi come vedi stiamo andando ad approfondire dettagli abbastanza nascosti, ma in certe situazioni possono rivelarsi indispensabili per qualcuno. Certo. Adesso Andrea, andiamo anche per conoscenza degli amici del canale a modificare qualche parametro per far vedere proprio effettivamente col DVCC come funziona questa modifica dei parametri, sempre per salvare un po' la longevità della batteria. Esatto. Come sai Gianni, il BMS della batteria comunica al sistema Victron quelli che sono i parametri di tensione e di corrente massimi e ogni batteria ha un suo limite impostato. Noi nel momento in cui abbiamo messo in piedi la comunicazione con la batteria Manni possiamo controllare quelli che sono in quel momento i parametri, quindi entriamo in Manni, andiamo nella pagina di parametri e vediamo che il BMS in questo momento della batteria mi sta chiamando una tensione massima di carica di 57,6 con una corrente di carica a 100 A massimi e di scarica a 195. Ecco, questa spieghiamola un attimo perché è molto molto interessante. Il 57,6 è il limite fisico a cui la batteria può arrivare, ma ovviamente questo
non è quello che utilizziamo perché viene stabilito dai regolatori di carica, che invece interrompono in base ai parametri prestabiliti. Però per questioni, ecco, guardiamo, scusa, prima che vi spiego un'altra cosa, il limite di corrente 100 A in carica, perché qualsiasi BMS carica la metà dell'erogazione, e i 200 A del Seplos, in questo caso la Mania ha fatto benissimo a mettere 195, un attimino meno. Ora, questi sono parametri che vengono comunque gestiti dai regolatori di carica. Adesso invece, Andrea, andiamo a modificarli per avere anche l'emergenza uguale ai parametri del regolatore di carica. Questo è importante. È corretto, ovviamente questi parametri sono relativi ad un solo blocco. Se poi si va a montare un parallelo di più blocchi Manni con la comunicazione correttamente fra i vari elementi, io qui dovrò vedere questi parametri, quelli di corrente, moltiplicati per n BMS, quindi batterie, due batterie in parallelo mi daranno una possibilità di corrente di carica di 200 A e di 400 A circa di scarica. Come hai detto bene, però, le tensioni preferiamo metterle leggermente più conservative, e come sai questo lo facciamo appunto dai parametri del DVCC. Vediamolo direttamente. Torniamo, vedi che riparto dall'inizio, andiamo in impostazioni, nella pagina DVCC. Come sai possiamo andare a limitare la corrente di carica. Vabbè, diverse funzioni, chiaro. Se la corrente di carica, l'abbiamo visto prima, se abbiamo n regolatori, ma in questo momento a noi ci interessa impostare quella che sarà la tensione di carica, quindi andiamo a limitare la tensione di carica della batteria, in quanto 57,6 che abbiamo visto di default preferiamo avere un po' più di margine. E questo ha la precedenza sul default della batteria. Assolutamente, e gli andiamo a mettere, qua la traduzione in italiano hanno messo corrente, ma noi sappiamo bene, essendo tecnici, che è tensione di carica massima, andiamo a mettere un 55 che ci sta bene. In realtà è già impostato di default, però bisogna abilitarlo. Questo è esattamente secondo i parametri del canale, e la Victron di default mette 55 volt, giusto? Mette di default 55 se abilitiamo la limitazione. Perfetto. Invece di default, se non lo abilito, mi potrei trovare la tensione di carica che arriva a 57,6. Ora non succede niente, a 57,6 non è che avvengono danni, però se lascio il parametro impostato così per anni, potrei trovarmi alla lunga dei piccoli squilibri sulle celle, potrei trovare insomma si perde un po' di longevità. Però io ti voglio fare una domanda, Andrea, una domanda apparentemente comica ma per me molto significativa. Ma secondo te la Victron ha messo di default 55 perché ha sentito il mio canale o... Guarda Gianni, tu ci scherzi, ma secondo me Victron ha talmente tanti tecnici sui forum che si inventano veramente tutte le settimane una novità, che secondo me il tuo canale l'hanno visto. Ecco, quindi secondo te hanno seguito le indicazioni. Va bene, dai, sono contento se è così. Ovviamente la Victron è una grandissima azienda, il fatto che abbia scelto il 55 volt non può che pregiarmi, perché è quello che dico praticamente da sempre. E Andrea, queste sono le soddisfazioni personali che ogni tanto mi prendo dal canale. Andiamo avanti però con qualche altra indicazione anche sui regolatori, perché anche lì dobbiamo... Eccoci Gianni, qua quando il Cervo comanda questi 55 volt condivisi, che andrà a condividere a tutte le apparecchiature, noi sappiamo che ogni apparecchiatura non farà mai superare questi 55 volt alla batteria. Mettiamo però che un sistema è grande e ha tante componenti, cosa succede se ad esempio la comunicazione che io posso impostare con Victron via Bluetooth, piuttosto che con un cavetto VE Direct, piuttosto che con un cavetto CAN? Si interrompe un cavo, cosa succede se per qualche motivo si va ad interrompere con il Cervo la comunicazione a queste apparecchiature? Che ovviamente il Cervo non può più obbligare un regolatore a dare 55 volt massimi, e quindi se il regolatore viene lasciato nella sua tensione configurazione di default, questo andrà a caricare molto probabilmente 57,6 come abbiamo visto prima. Quindi il nostro suggerimento è: va bene impostare la tensione dal Cervo condivisa a tutto il sistema, anzi va bene e fatelo perché è ciò che suggeriamo, ma per sicurezza è buona cosa entrare nelle configurazioni dei singoli componenti, in particolare i regolatori, perché sono loro quelli che principalmente vanno a caricare la batteria, ed impostare che di default anche questi non avranno mai una tensione più alta di 55 volt. Perfetto. Allora Andrea, a parte queste soddisfazioni personali, adesso facci vedere anche, già che ci siamo, il regolatore di carica, che andiamo ad adattarlo qualora si staccasse qualche cavo, andiamo a stabilire un default che è protettivo. Ecco. Assolutamente.
Come sai, se nel sistema Victron abbiamo impiegato un regolatore Smart Solar, questi hanno una comunicazione Bluetooth, io quindi tramite un cellulare vado ad aprire la nostra app Victron Connect. Dalla app tramite Bluetooth potrò accedere a quello che è il nostro regolatore solare, quindi gli Smart Solar 150/100, che sono quelli che solitamente usiamo per la maggiore. Questo è il riepilogo di quello che sta facendo il regolatore in questo momento, la potenza, le tensioni. In alto a destra abbiamo la rotellina per le configurazioni, ci interessano le configurazioni della batteria. Come vedi, di default, se io non toccassi nulla, avrei i 57,6 che abbiamo detto che sono un po' alti. Dobbiamo mettere nella parte di predefiniti della batteria delle tensioni definite dall'utente. Eccolo qua, definite dall'utente. A questo punto andiamo a impostare come tensione di assorbimento i nostri 55 volt. Opla, 55 volt. E anche di mantenimento andiamo a impostare, cosa dici? 54. Ecco qua, perfetto. La tensione di compensazione che serve per le batterie al piombo acido, anche qua assolutamente dobbiamo toglierla o comunque metterla a un valore conservativo, quindi 54 volt anche questa. Questi 3 parametri meglio impostarli, così manualmente se cade qualsiasi comunicazione col sistema Cerbo sappiamo che i nostri regolatori non spareranno mai fuori una tensione più alta di quella che desideriamo. Anche in questo video, ragazzi, abbiamo visto tanti dettagli e le batterie della Mani configurate correttamente ci danno grandi opportunità nel nostro impianto fai da te. Come al solito, ragazzi, quando un video finisce lascio la parola all'amico del canale, protagonista in questo caso Andrea della FGS, link qua sotto, e sapete che loro forniscono sia i materiali, fanno l'installazione, fanno la consulenza, tanti parametri utilissimi per chi vuole fare un fai da te ma con alcune assistenze da parte dei competenti. Lascio a te, Andrea, la parola finale a questo video. Gianni, abbiamo visto oggi tutti i parametri indispensabili per far lavorare correttamente le batterie Manni con il sistema Victron. In questo modo dormiamo sonni tranquilli, le apparecchiature vi durano. Cosa posso dire di più? Che siamo anche soddisfatti di trovare tra i parametri che Victron propone il 55 volt che tu suggerisci nel canale. Sarà stato un caso? Beh, non lo so, però è interessante. Li chiamo per sapere, ma guardate i miei video, ragazzi. Comunque, a parte le battute, sono contento anche di questo, perché in questo modo, ragazzi, le batterie vengono caricate in una maniera corretta, durano tanto tempo. Sapete che Mani ha solo grado A di alta qualità, i BMS della Seplos, il JK 2 A, insomma, top quality. Poi FGS, lo vogliamo dire che praticamente quando fai un impianto completo vi può anche fornire le batterie della Mani. Assolutamente, e la cosa diventa comoda per chi ad esempio ha bisogno di fare la fattura per detrazione fiscale, quindi va ad impostare tutto come unica fattura fornitore per il 50%, con l'IVA al 10% per le ristrutturazioni del fotovoltaico, quindi noi siamo qua disponibili a fornire questo servizio. Ragazzi, un canale che sta andando avanti alla grande, grazie ovviamente a tutti voi, al fatto che ad ogni video che esce ne traete un'utilità, e coloro che si iscrivono, ringrazio tutti coloro che si iscrivono. Se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi a questo canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao Andrea, alla prossima. Ciao Gianni.